tutti qui volevamo arrivare. Però ragazzi, mesi e mesi fa ho fatto la recensione della versione Extreme. Ne ho parlato nel modo più corretto, senza fare titoli clickbait, senza fare discorsi clickbait, ma già avevo parlato di quelle che sono le caratteristiche che VNM mette all'interno del suo software e utilizza con i suoi prodotti. Quindi andatevi a rivedere anche quelle recensioni che probabilmente avete skippato o mandato a velocità 5x. Oggi parliamo della versione Supreme, la versione da 25 Nm, quella che secondo me è la forza più corretta, la forza più gestibile, il prodotto che potete sfruttare quasi al 100%, perché neanche questo, dal mio punto di vista, lo sfrutterete al 100%, almeno nel 90% dei casi. Anche io personalmente l'ho utilizzato tra i 21,5 e i 22 Nm, ma anche con quelle forze o alla forza massima, se la vorrete provare, diventa a malapena tiepido. Questo proprio per la bontà del servomotore che è utilizzato per questa base. Iniziamo subito con le caratteristiche estetiche. Tutto il body e la front plate e la back cover sono in alluminio. In questo caso, rispetto a tutti gli altri modelli, è cambiato un pochino il design della cover esterna, personalmente molto più carino. Ci sono queste lavorazioni nella parte alta, come sempre la serigrafia VNM ai lati della base. In questo caso può essere montato o nella parte frontale con i soliti 4 fori che hanno un passo identico a quello che può essere un SyncCube 2, quindi è retrocompatibile praticamente credo con tutti i front mount di tutti i brand che ci sono sulla faccia della terra. In più è possibile montarlo lateralmente tramite questi fori che hanno un interasse di 6 cm e anche nella parte sotto che hanno una distanza tra loro di 6 cm e 8 cm e mezzo, quindi volendo lo potete montare anche su un piano. Arriviamo anche a parlare del mozzo. VNM sceglie anche un design molto grande, dà un'idea veramente di grande robustezza. In questo caso lo vedete molto più lungo di quelle che sono le versioni che di solito andate a vedere o potete trovare all'interno degli shop. Questo perché nel mio è già premontato un gadget che si chiama Slip Ring. Molti di voi forse già lo conoscono, è un gadget che serve per poter utilizzare qualsiasi volante e svincolarci finalmente da quelli che sono i cavi esterni. L'elettronica passa tutta qui all'interno, c'è questa schedina con questi pin che andrà a fare contatto con l'altra schedina lato volante e vi faccio vedere anche la velocità di montaggio del suo quick release. Da questa parte lo vedo poco, lo mettete, chiudete e a questo punto è totalmente solidale a quello che è il corpo del motore. Quei pin andranno a fare contatto con quella che è la schedina lato quick release volante, vediamo, con queste 4 piastrine e ci sarà la comunicazione USB, il pass-through tra il volante e la base. In questo caso però non basterà questo genere di collegamento, ma dovrete collegare anche un cavo USB Type-C al vostro PC e lo potete collegare in 2 modi. O qui nella parte dietro c'è questo piccolo connettore USB Type-C, oppure qui nello slip ring. E qua mi sento di fare un piccolo appunto a quello che è questo progetto interessante. Personalmente io l'ho utilizzato collegandolo nella parte dietro, perché questo qui nella parte frontale risulta un po' scomodo, soprattutto se utilizzate un front mount. In realtà in quel caso dovrete cercare un cavo ad L e stare molto attenti in fase di montaggio, perché andrà a diminuire tantissimo lo spazio, essendo comunque nella parte dove c'è il foro per andarla a montare in maniera frontale. In realtà VNM consiglia, soprattutto per l'utilizzo di volanti con lo schermo, l'attacco frontale. Personalmente io con quello che ho provato non ho avuto problemi neanche con l'attacco dietro. Mi sento anche qui di fare un piccolo appunto, perché ogni volta che può non funzionare un volante con lo schermo nella maggior parte dei casi, ma questo riguarda anche altri prodotti, sarebbe meglio utilizzare un hub alimentato che fornisce un po' più di corrente di quella che è la normale USB, che potrebbe essere poi dissipata con la lunghezza dei vari cavi che utilizziamo di prolunga fino ad arrivare alla scheda madre dei volanti. Quindi che lo montiate qui o che le montate qui dietro, vi consiglio il cavo mandarlo ad un hub alimentato e secondo me scongiurerete il 90% dei problemi. Per quanto riguarda poi la lunghezza del mozzo, senza lo slip ring parliamo di intorno agli 11 cm, con lo slip ring dovrete aggiungere un altro paio di centimetri. Trovo davvero interessante quello che è il suo sistema quick release, oltre per l'estrema solidità, oltre perché
con pochissimo, perché la parte dello slip ring mi sembra che costa intorno ai 100 euro, ma poi vi consente con un quick release dal costo di neanche 30 euro di avere, volendo, anche tutti i volanti con l'elettronica integrata. Anche qui faccio un piccolo appunto che non è per VNM, ma riguarda tutte le basi e tutti i volanti, perché ogni base ha un attacco sulla propria scheda diverso, ogni volante ha un attacco sulla scheda madre del volante diverso, alcuni sono simili, altri diversi. E qua nasce sempre la diatriba: chi deve fare questo cavetto? In realtà già VNM fornisce dei cavi attualmente anche per Asher, GSI, Conspit e Cube Controls. Sul sito sono già presenti la versione 1, la versione 2 e la versione 3 dei cavi di collegamento del quick release per i volanti di GSI, Conspit e Cube Controls. Naturalmente anche la compatibilità con tutti i volanti della serie VNM. Quindi nel caso fatene specifica richiesta al vostro rivenditore. Naturalmente ragazzi, questo è il costo in Vietnam, qua c'è la dogana e ci sono altre spese, quindi qui in Italia sicuramente costerà un pochino di più. Questa problematica secondo me durerà finché non si sceglierà uno standard unico per tutti, in cui almeno lato volante c'è un solo tipo di connettore. Ma in realtà ci sono diversi sia lato volante e diversi sia lato base. E ancora non si sono ben messi d'accordo su chi deve mandare il cavetto di connessione. Per esempio, faccio una parentesi, Bavarian ha scelto lui nel suo volante di dare all'interno dei suoi prodotti già tutti i cavetti compatibili con varie basi e sta sempre di più ampliando quella che è la compatibilità, perché riguarda soltanto questo cavetto. Detto questo, arriviamo alla parte dietro. In questo caso abbiamo il connettore Molex di alimentazione, connettore USB da collegare al PC e il connettore USB Type-C, come vi dicevo, caso utilizzaste lo slip ring. Poi c'è il connettore Molex per le stop, in realtà c'è un'altra porta servizi. In questo caso andiamo totalmente a perdere quello che è il pulsante di accensione e spegnimento. Nel modello Extreme che avevo provato in realtà c'era sul cavo di alimentazione un pulsantino stile Bajou che secondo me non era consono a questo genere di prodotti, in questo caso è stato totalmente eliminato. Mi è stato spiegato che il volante va in una sorta di stand-by, come quello che può essere lo stand-by di una TV quando non viene utilizzato. Potete scegliere per maggior sicurezza anche andare a premere il pulsante stop, che vi consiglio di andare a montare in una posizione comoda. Personalmente non mi è mai servito doverlo utilizzare, ma credo che sia corretto averlo sempre a portata di mano. In questo caso il modello a corredo con la base, tutto in alluminio, la parte del pulsante alluminio anodizzato rosso, è un pulsante premium, quello che mi aspetto quando utilizzo una base che considero di alto livello. Arriviamo poi alla parte elettronica. Come ho detto, utilizza un motore da 25 Nm e a livello di encoder abbiamo un BIS-C da 23 bit di estrema qualità che consente la rilevazione di 8 milioni di diverse gradazioni di movimento del mozzo. Siamo credo a quelli che sono i vertici attuali. Personalmente 22, 23 non credo che effettivamente siano percettibili, soprattutto perché servono nel 90% dei casi all'applicazione dei filtri base del volante, perché per quanto riguarda il sapere dove sta il mozzo, per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra la base e il gioco, secondo me anche 22 bit stiamo veramente ai livelli massimi di quello che è questa tecnologia. Anche perché poi molto spesso i numeri dicono poco, conta anche poi la parte software di un prodotto. Dal mio punto di vista è il cuore pulsante di quella che è l'innovazione che sta portando VNM nel mercato delle basi Direct Drive, e ho fatto un video per voi. Eccoci al software di configurazione della base. In questo caso l'interfaccia è la versione 5.3.0.1b e come firmware ho l'1.0.0.120. Questo per andare a specificare i filtri e le funzionalità che adesso sono in beta, ma molto probabilmente nel breve verranno inserite nella versione stabile. Nella parte in alto a sinistra andiamo a vedere proprio la versione del firmware utilizzato, la modalità in cui sta lavorando la base, in questo caso è selezionata telemetria, la forza massima con cui sto utilizzando la base, se il pulsante di emergenza è premuto o rilasciato e se ci sono errori nel motore. Nella parte subito in basso abbiamo l'attivazione della forza massima, l'attivazione di una riduzione della forza in caso ci fosse un crash all'interno di qualche gioco, lo slider di forza massima
con cui possiamo impostare la nostra base, io l'ho impostato 86 che corrisponde a 21,5 Nm. Poi faccio subito un passo nella parte qui sotto, vi faccio vedere questo menu a tendina in cui potrete selezionare la modalità in cui la base andrà a funzionare. Direct Input, segnale di telemetria, iRacing 360 attualmente con questo firmware non è ancora disponibile e il TIC non è nient'altro che una miscela tra Direct Input e telemetria e che potrete decidere quanto di uno e quanto dell'altro tramite questo slider che andrà a decidere la quantità di Direct Input. Se lo imposterete, vediamo, al 28% avrete 28% di Direct Input e 72% di force feedback da telemetria. Al contrario, se lo portate più in alto, in questo caso avrete il 75% di segnale che proviene dal direct input e il 25% da quello di telemetria. Che impostiate il TIC o che impostiate telemetria, potrete poi accedere tramite questo pulsante Force Feedback Mode a quest'altro menu a tendina, però vi faccio vedere prima questa modalità. C'è questo menu a tendina in cui se selezionate auto dovrete comunque sempre attivarlo, sarà proprio da qui che attiverete proprio la modalità, e selezionate base direct drive, in realtà non serve selezionare anche wheel. Nella parte qui sotto abbiamo la possibilità di scegliere quanto valore di riduzione delle forze a secondo dei gradi in cui stiamo girando, quanto fattore di riduzione delle forze costanti, quindi quelle quando siamo in curva, e quanto gain della texture stradale. Personalmente con la modalità telemetria io non vado mai a toccare niente perché uno dei benefici di questa modalità è proprio una distribuzione diversa delle forze. Naturalmente ogni volta che fate delle modifiche, in questo caso createvi un profilo e fate save. Altra modalità che potrete scegliere, nuova di questo firmware, è VNM Telemetry Plugin. Il segnale proviene sempre dalla telemetria, ma in più potrete aggiungere degli effetti telemetrici. Sono effetti simili a quelli che potrebbe produrre un butt shaker o un butt kicker. Disponibili abbiamo la cambiata del motore, la vibrazione del motore, la texture della strada, ABS, il bloccaggio delle ruote frontali, lo scivolamento dell'auto, sottosterzo e sovrasterzo. Per ogni effetto potrete scegliere se abilitarlo o meno, potrete scegliere la tipologia di effetto. In realtà già ci sono dei preset selezionati da VNM, secondo me sono tendenzialmente corretti, però se capite come funzionano vi consiglio prima di andarli a disabilitare tutti, accenderne uno per volta e provarlo. Vi faccio un esempio su uno, quello del bloccaggio delle ruote frontali. In realtà lui di base parte da 40 Hz. Personalmente 40 Hz è troppo distinta la vibrazione. Io l'ho alzata a 140 Hz in modo che sia un segnale un pochino più fluido. Andate a deselezionarli tutti, selezionatelo uno per volta e capite come funzionano. Anche qui è molto personale l'utilizzo o meno di alcuni effetti. Probabilmente all'inizio vi piacerà tenerli attivi tutti, come anche a me piaceva la vibrazione motore, poi nel tempo ho deciso di disabilitarla. Andatene a modificare il volume e l'amplitude, l'ampiezza di questo effetto. A questo punto, come sempre, una volta fatta una modifica, cliccate Save e chiudiamo. Nella parte qui sotto andremo a scegliere quelli che sono i gradi di sterzo che dovrà avere totalmente la base. Il bump stop range è una sorta di rampa. Io tendenzialmente vado a impostarla sempre un pochino meno di quello che è il range massimo per creare una piccola rampetta prima di arrivare al bump stop. Attualmente con il salvataggio, l'applicazione e il salvataggio, quando riavvio l'applicazione sembra che con questo firmware non tenga in memoria quello che è il valore impostato. Qui a destra viene riconosciuta il modello di base che abbiamo montato e la sua potenza massima. Il lock straight è impostato a 10.000, che sono il numero massimo di variazioni di forza consentite all'interno di qualsiasi gioco. Tutti i giochi vanno da più 10.000 a meno 10.000. Qui in realtà potrete anche andare a modificare questo valore. Personalmente non toccatelo, lasciatelo a 10.000. Vi faccio vedere anche qui abbiamo More, quest'altra interfaccia. Game Settings sono gli effetti che i vari giochi possono dare alla base per fare alcune cose. Alcuni giochi lo utilizzano, altri non lo utilizzano. 100 è il valore neutro, cioè passa quello che il gioco dà. Mio consiglio, non andate a toccarli, lasciateli così. Qui nella parte destra abbiamo invece quelli che sono gli effetti
effetti che potete dare di base quando andate a girare il volante. Sono i soliti damping, friction e inerzia. C'è sempre anche la molla, quella che riporta come una molla al centro il volante, quello lo tengo sempre disabilitato. Sceglietene l'intensità a secondo del vostro gusto. Se non andate a utilizzare valori troppo eccessivi, non andranno a modificare troppo quella che è la sensazione del volante, ma magari gli andranno a dare il giusto peso iniziale con cui poi dovranno affrontare il segnale del force feedback del gioco. Ultimo ma più importante, lo smoothness, cioè quello che va a smussare il segnale. In questo caso funziona in un modo un po' diverso. Valori alti significa meno applicazione del filtro, valori bassi più applicazioni del filtro, 0 filtro disabilitato, che non consiglio mai. Faccio presente che sulla versione VNM Supreme valori sotto il 200 vanno un pochino a creare dei rumori all'interno della base e in realtà questi rumori si trasformano anche in qualcosa di percettibile tra le mani. Superiore al 200 tutto sparisce e trovo comunque corretto utilizzare molto meno filtro smussamento, soprattutto con basi che hanno un motore di questa qualità e soprattutto un encoder di questa qualità. Abbiamo di qua un'altra volta dei filtri smoothness che vanno ad agire sul filtro smoothness nella pagina principale. Ragazzi, io ho già consigliato anche a VNM di togliere questa possibilità di andare a modificare, perché entriamo veramente nell'applicazione di un qualcosa di molto particolare per il 99,9% delle persone. Dal mio punto di vista anche tenerli tutti e tre totalmente spenti va benissimo. Utilizzate quello nella schermata principale per decidere quanto smussare il segnale e stop. Nella parte qui sotto, Force Settings, potrete anche andare a decidere il range di forza, quindi più aumenterete questo valore più verrà applicata una forza minima, e da quest'altra parte più abbasserete questo valore e più diminuirà la forza massima percepita dalla base. Anche in questo caso, soprattutto con le basi VNM che hanno a disposizione il segnale da telemetria, vi consiglio di lasciare il range massimo. Avete poi la possibilità di andare a fare il reverse della forza, ma ormai in tutti i giochi c'è la possibilità di andare a fare anche questa impostazione. Però, volendo, lo potete fare anche direttamente dall'interfaccia. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Qui ci sono degli altri settings per andare a cambiare un pochino anche alcuni aspetti dell'interfaccia. Vi faccio vedere soltanto questa cosa perché in futuro, perché attualmente non è disponibile, potrete andare ad aggiornare quelli che sono i firmware di tutti i suoi prodotti direttamente dall'interfaccia UI. Attualmente non è possibile, dovrete utilizzare il flash tramite un altro programma che viene comunque fornito. Ma per quanto riguarda il software della base, penso di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati e arriverei alle conclusioni finali. A livello di elettronica è una base davvero molto curata dall'azienda VNM. Proprio anche a livello di componentistica devo dire che utilizza quelli che sono i migliori componenti per andare a controllare quello che è il movimento del servo. Questo unito anche alla scelta di un motore, in questo caso ancora più volto a quello che è l'utilizzo sim racing che dobbiamo fare, quindi che ha un'inerzia meccanica davvero ottima anche da spento. È difficilissimo andare a percepire quelli che sono i diversi magneti, la spaziatura tra i magneti, e una volta acceso ancora di più con l'algoritmo che aiuta a sopperire a quello che è lo spazio tra i vari magneti, a migliorare quella che è proprio la fluidità di movimento quando andate a girare. Qua, come anche nel modello Extreme, siamo ai massimi livelli di quello che oggi è disponibile nelle tecnologie di questi motori. Inizierei a parlare dell'aspetto Direct Input. In quella modalità funziona perfettamente su tutti i giochi. Faccio una piccola premessa per quanto possono riguardare i giochi Codemaster o per esempio Project Motor Racing. Io in realtà, alcuni lo sanno, ancora non è uscito, ma attualmente ancora non ha un profilo specifico. Se uno sa come funziona, sia per Codemaster che per Project Motor Racing, non è complicatissimo andare a creare un profilo specifico per questa base, perché non è che deve creare qualcosa di particolare, ma deve soltanto permettere l'associazione del codice univoco del prodotto all'interno del gioco. Molti giochi obbligano a questa cosa. Personalmente io la vedo una pecca da parte dei giochi, come anche Dirt Rally 2, in quel caso è supportata nativamente, però possono esserci queste piccole problematiche. Naturalmente ci deve essere più comunicazione tra chi produce giochi e chi produce questo genere di prodotti, ma orienterei i giochi a non avere questa feature che dal mio punto di vista non serve a nulla e complica le cose, soprattutto quando escono prodotti nuovi, che
in alcuni casi possono non essere subito supportati, ma funzionerebbero tranquillamente, basta che ci sia questa associazione del codice univoco del prodotto. E tornando al discorso Direct Input, devo dire che nella modalità che conosciamo ormai tutti quanti si comporta in maniera eccellente, proprio per la fluidità del motore. Anche per quanto mi riguarda i parametri da toccare sono veramente pochi, ma gli stessi che vengono anche utilizzati in altre basi. Per quanto riguarda filtri più specifici per diminuire le forze in curva, eccetera, eccetera, come ho fatto vedere, li ho mostrati nel video, potrebbe essere un pochino più complicato attualmente per come è strutturato il firmware, andarli a individuare per una persona poco avvezza, ma ci sono. Detto questo, dà la possibilità con assetto corsa composizione, Evo, iRacing, LMU, Race Room, avete quindi la possibilità di utilizzare una modalità che a mio avviso migliora tantissimo quella che è la distribuzione base delle forze, che è la modalità telemetrica. Ad oggi è anche implementata alcuni effetti di telemetria che anche sui giochi che hanno meno effetti potete andarvi ad aggiungere del colore a quella che è l'esperienza di guida. Naturalmente non sono obbligatori, ma a chi piace possono andarsi a regolare in maniera più certosina quelli che sono alcuni effetti che volete percepire poi alla guida, che nel divertimento, nell'essere più veloci, perché poi per esempio su un gioco come iRacing che non consente a livello telemetrico ad avere sulla base per esempio il bloccaggio delle gomme, ve lo potete aggiungere in questo caso e avere un feedback in più sulla base che per molti potrebbe essere utile per migliorare la propria prestazione. Stessa cosa che poi volendo potreste fare anche con sistemi di vibrazione esterni. Però, visto che l'effetto di bloccaggio delle gomme effettivamente in un'auto può sentirsi e si sente anche sul volante, in questo caso lo potete aggiungere anche su un gioco che non lo prevede. Detto questo, l'attivazione di questo genere di force feedback dal mio punto di vista migliora proprio l'esperienza di godibilità di molti giochi, rendendo anche delle discrepanze tra un gioco e l'altro molto più lievi. Naturalmente giochi molto ricchi di dati di telemetria naturalmente vengono enfatizzati da questa modalità. Faccio un piccolo appunto per quanto riguarda Race Room, che almeno alla data di oggi, 31 ottobre 2025, dopo che c'è stato l'aggiornamento, potrebbero esserci dei piccoli problemi nella modalità Direct Input, in cui la base appena entrate viene rilevata, ma se uscite e rientrate, per esempio nel mio caso, viene perso il force feedback. Non succede nulla se utilizzate la modalità telemetrica. Ne abbiamo già discusso anche con VNM di questo aspetto. Credo debba esserci una comunicazione in più tra Raceroom e VNM per andare a sistemare questa piccola cosa, anche perché precedentemente a questo aggiornamento funzionava tutto perfettamente. Però mi sento nella recensione che sto registrando oggi di volerlo specificare. Detto questo, arriviamo alle parole clickbait. Io già quando provai la Extreme mi innamorai un pochino della modalità telemetria e non la volli mai e non la voglio nemmeno oggi dire meglio o peggio della modalità Direct Input. Credo però che vada detto che è una modalità in più in cui potete scegliere, e secondo me, quando soprattutto le cose funzionano bene, perché un domani secondo me altri prodotti aggiungeranno questa modalità, se ce l'hanno tutti potremmo dire è tutto uguale. Io sono abituato ormai, avendo provato tante cose, a dire aspettate, perché sì, c'è quella modalità, dipende come viene implementata, soprattutto perché per esempio parlando di questa, anche la modalità Direct Input è già anche leggermente superiore ad alcuni prodotti. Ci sono dei modi per applicare determinate cose che possono fare la differenza, soltanto non basta avere nel proprio software il nome force feedback da telemetria. Spero che guardatevelo fino a qua ragazzi il video, perché è importante capire anche questo aspetto qui, perché secondo me si rischia nel futuro che diventi uno specchietto per le allodole, e voi siete le allodole, per attirarvi verso altri brand che l'hanno magari appena implementato o magari l'hanno implementato ancora non nel modo corretto. Però dal mio punto di vista il 2026 sarà l'anno in cui tutti si dirigeranno verso quella luce. Vai verso la luce! Quindi anche qui sono certo che anche altri brand implementeranno nei loro software questo genere di feature qui, e quindi posso dire però quindi con estrema certezza che VNN ha iniziato a tracciare già da tempo quello che è il percorso da dover intraprendere da qui in avanti, a meno che non scopriremo delle altre novità di cui oggi però non c'è dato sapere. E personalmente voglio sottolineare anche un altro aspetto importantissimo che fa parte del pacchetto basi prodotti VNM, ed è l'assistenza che VNM dà, che ragazzi attualmente io la reputo fuori di testa, soprattutto perché
mi ricorda tantissimo quello che era il progetto SV, un'azienda prontissima a rispondere alle richieste del proprio pubblico. Naturalmente, ragazzi, viene fatta una scrematura, perché ci sono persone che fanno domande, come sempre, inutili, ci sono persone invece che si sono appassionate a questa cosa e stanno anche aiutando a capire e a come sviluppare ancora di più questo genere di elettronica, questo genere di software. E devo dire che la risposta di Ohan, patron di VNM, è, ragazzi, fuori di testa, fuori da ogni canone. Ed è questo, credo, il punto focale che oggi sta facendo la differenza su quelli che sono i suoi prodotti. Non so un domani quando diventerà ancora più mainstream la cosa, dovrà assumere altri piccoli on che fanno quello che fa lui, che secondo me è pazzesco, perché risponde veramente a tutto. Io avevo già avuto e ho giornalieri scambi di idee su certe cose, lui è sempre pronto. Non mi aspettavo che anche sul suo server Discord, insieme al suo staff, fossero così presenti. Vi assicuro che per un prodotto di questo tipo quel genere di approccio era efficace, è efficiente e paga e sta pagando veramente tanto. E io non posso che ringraziarlo. Noi ci siamo conosciuti ormai da tanto tempo, io ho creduto da subito su quello che è il suo progetto, perché avevo subito intuito le grandissime potenzialità in quelli che sono i suoi prodotti. Lo ringrazio anche lui del credere nel mio canale per provare tutta la sua line-up. E con questo, ragazzi, vi ricordo ci sono i link in descrizione per poterla acquistare. Io vi ringrazio sempre. Molto spesso mi scordo di dirlo, è il modo migliore per supportarmi, è il modo migliore per riuscire a far per me portare avanti quello che è il progetto di questo canale, che fondamentalmente, ragazzi, si basa sulle recensioni, quindi riesco a portare avanti il progetto anche grazie al vostro aiuto. Naturalmente ci sarà anche un piccolo codice sconto per la spedizione. Ragazzi, ci vediamo alla prossima review, ciao!